Questa lezione farebbe parte del livello B1, ma ho deciso di anticiparla nel livello A2 perché la difficoltà non è elevata. Conoscere i gradi degli aggettivi e degli avverbi ti permetterà di aumentare notevolmente la tua capacità di esprimerti con l'italiano, potendo fare paragoni fra due o più elementi. Inoltre va a completare il discorso sugli aggettivi e avverbi lasciando libero il campo per argomenti come tempi verbali, pronomi e tipi di frase, che a cominciare da questo livello diventeranno sempre più predominanti nel nostro programma, permettendoti di accedere a livelli comunicativi più profondi. Veniamo ai gradi degli aggettivi. Finora abbiamo visto solo aggettivi di grado positivo, di grado normale. Per fare dei paragoni fra due elementi bisogna usare il grado comparativo. Il grado comparativo può essere di minoranza quando la qualità del primo elemento di paragone è inferiore rispetto a quella del secondo. Un cavallo è meno pesante di un elefante. Parlare è meno importante che ascoltare. O può essere di maggioranza se la qualità del primo elemento è maggiore di quella del secondo. Un cavallo è più agile di un elefante. Saper perdere è più importante che saper vincere. Quando instauro questi tipi di relazioni fra due elementi, devo usare meno o più prima dell'aggettivo, a seconda che voglia fare un comparativo di minoranza o di maggioranza. E devo introdurre il secondo elemento di paragone con di, se si tratta di un paragone fra nomi, o che, se si tratta di un paragone fra aggettivi, avverbi, verbi o nomi con preposizioni. Il comparativo di uguaglianza è molto semplice. Quando le qualità del primo elemento eguagliano quelle del secondo, posso usare come per creare il paragone fra i due elementi. Anna è forte come io e te insieme. Eleonora è bella come il sole. Il superlativo, invece, può essere relativo se indica la qualità massima o minima di qualcosa rispetto a un gruppo di persone. Maria è la più santa di tutte le donne. Giacomo è il meno perspicace di tutta la compagnia. Fra gli animali dicono che i delfini sono i più intelligenti. Gli elementi per instaurare questo tipo di paragone sono il più o meno prima dell'aggettivo, preceduti dall'articolo determinativo e la preposizione di, fra o tra per introdurre il gruppo di paragone. Il superlativo assoluto invece esprime il massimo grado di una qualità senza un termine di paragone e può essere formato in diversi modi, aggiungendo il suffisso issimo, il mare è agitatissimo, o inserendo prima dell'aggettivo un avverbio che rafforzi il suo significato. Il mare è molto agitato, il mare è impressionantemente agitato, o con i prefissi super, stra, ultra, iper e sovra. Il mare è super agitato, il mare è iperagitato. Il prefisso sovra si usa raramente, mentre gli altri di solito sono accettati più o meno da tutti gli aggettivi. Se il prefisso termina con una vocale e l'aggettivo inizia con una vocale, il prefisso è separato dal nome. Il mare è stra-agitato, il mare è ultra-agitato. Ci sono dei casi in cui gli aggettivi cambiano radicalmente se usati nel loro grado comparativo o superlativo. Vediamone alcuni. I termini fra parentesi sono quelli meno usati. Buono al comparativo diventa migliore, ma si può anche usare più buono, mentre al superlativo diventa ottimo o buonissimo. Cattivo diventa peggiore o più cattivo e al superlativo pessimo o cattivissimo. Abbiamo poi grande che diventa maggiore o più grande e massimo o grandissimo. Piccolo diventa minore o più piccolo e minimo o piccolissimo. Alto diventa superiore o più alto e supremo o altissimo. Basso diventa inferiore
o più basso e infimo o bassissimo. Interno diventa interiore o più interno e intimo o internissimo, che praticamente non si usa mai, ed esterno diventa esteriore o più esterno e estremo o esteriorissimo, ma anche in questo caso praticamente non lo si usa mai. Anche gli avverbi hanno gli stessi gradi degli aggettivi che si costruiscono allo stesso modo. L'unico appunto da fare è sul superlativo assoluto formato con il suffisso issimo. Questo non deve essere messo alla fine dell'avverbio, ma piuttosto bisogna creare l'avverbio a partire dal superlativo dell'aggettivo. Distrattamente al superlativo assoluto diventa distrattissimamente, velocemente, velocissimamente. Fai pratica con i gradi degli aggettivi e degli avverbi facendo gli esercizi di questa pagina e poi continua con la prossima lezione.